Bella ragazzi, Bella ragazzi, questa volta vi presentiamo dei motori Stirling che ci ha inviato la Enjoy More Toys. È una ditta che ha centinaia di motori Stirling a scoppio, anche a più cilindri, delle cose interessantissime. Se poi andate a vedere il link, infatti ce n'è uno che vi piacerebbe prossimamente. Questi bellissimi giocattolini sono quasi soprammobili, anche da fermi sono solo che da ammirare, bellissimi. E sono motori Stirling. E come funziona il motore Stirling? Semplicemente, poi vi spiegherò meglio, si basa sul fatto che l'aria da calda ha un volume grande e da fredda ha un volume più piccolo, cioè cambia di volume se la spostiamo tra una zona calda e una zona fredda. E poi vi spiegheremo cosa avviene, come mai viene spostata e come viene spostata. Questo è un bicilindrico, ha una bella compressione tra l'altro, e questi sono i due fuochi che alimentano le camere dove l'aria si scalda. Questo è un monocilindrico, tutto in alluminio, anche ben lavorato, ottima lavorazione, e praticamente il cilindro che viene scaldato, il cilindro del dislocatore, in vetro, in Pirex, così si vede anche il funzionamento. Poi abbiamo, oltre a questi due, un terzo Stirling che è qua, che è da montare, perché danno alcuni motori da montare, altri invece già montati, c'è proprio la scelta. Vedrete il montaggio di questo, poi lo vedrete finito, vedrete il funzionamento di questi motori. E qua abbiamo i loro manuali di istruzione, addirittura hanno dei piccoli motorini che sembrano motorini che si usavano una volta nel mangiacassette, nei riproduttori di audiocassette e altro, che fungono da dinamo. Questo qua ha un LED, vedete che se lo faccio girare si accende, e questo qua, anche questo, ci si può attaccare queste lampadine a LED che vengono fornite insieme al motorino. Questo ha 2 cilindri, una bella potenza. Questo qua è bello come è fatto, invece è un po' meno potente perché è un monocilindrico. Quindi ci vediamo. L'abbiamo montato, come avete visto, tutte le fasi, leviamo la scatola di mezzo e praticamente è un po' simile a questo. Quindi vi faccio vedere una cosa: per ogni motore danno tutti i pezzi di ricambio. Interessante questa cosa, ce ne sono altri pezzi di ricambio lì dentro. Danno per questo addirittura, che l'abbiamo rimesso a posto, viti, chiavette per il montaggio, quindi non dovete avere niente, basta tirare fuori tutto, seguire le istruzioni e montare. Adesso passiamo a farli funzionare.
Allora, questo Stirling funziona in questo modo. Qua abbiamo proprio il cilindro col pistone, il cilindro motore, il pistone motore. Questo qua viene spinto e risucchiato, va a muovere questo bilanciere e muove questa biella che fa girare la manovella collegata al volano. A 90 gradi c'è, allora questa praticamente agisce in su e giù, mentre questa a 90 gradi agisce così. Praticamente questo va a muovere un cilindretto, c'è anche lì un cilindro, e un dislocatore, che è questa cosa di vetro che vedete qua dentro, di vetro smerigliato, che va avanti e indietro in questo ambiente. Cosa fa? Non tocca questa cosa dentro da questo vetro, non va a toccare le pareti del vetro, quel pistoncino dentro, ma c'è un certo spazio. Quindi quando è in funzione lo Stirling, qua abbiamo una zona calda, qua una zona fredda allettata che dissipa nell'ambiente il calore, e quando viene avanti quel cilindretto lì, quel che è chiuso davanti, spinge via l'aria da questo ambiente caldo, la fa fluire dietro e l'aria finisce in questo ambiente freddo. Viceversa, quando va indietro, spinge l'aria che si è raffreddata qua davanti a riscaldarsi di nuovo. L'aria cosa fa? Quando si scalda si espande, quando si raffredda si contrae. Quindi, facendo andare avanti questo, si generano delle onde di pressione e vuoto. Queste onde di pressione e vuoto vanno a agire su quest'altro, che è il sistema motore vero e proprio. E se volete vedere, quando abbiamo il punto morto superiore del pistone motore, abbiamo il dislocatore, che si chiama dislocatore, quel cilindro lì dentro, a metà corsa. Quando il dislocatore va al punto morto superiore, il vero pistone motore è a metà, poi può andare più giù e più su. Sono sfasati di 90 gradi. Grazie a questo principio, quando l'aria viene da dietro che fredda, spinta in avanti e si scalda, manda pressione a questo pistone, il quale sale su. Ma a un certo punto il volano continua a tirare e porta questo dislocatore, sta portando questo dislocatore indietro, l'aria si riscalda, spinge sul pistone, il dislocatore va in avanti e butta l'aria dietro a raffreddarsi, e mentre il pistone sta per tornare indietro viene poi risucchiato e continua il ciclo così. Qua c'è anche una piccola dinamo, un motorino usato come dinamo con un LED collegato, un LED multicolore strano che poi vedrete. Sarà scaldata questa parte con questo piccolo lumino ad alcol che noi metteremo dentro del bioetanolo, che è un alcol più pulito. Si può mettere anche l'alcol denaturato, ma poi colora lo stoppino, ed è pronto. Ora proviamo ad accendere e lasciamo scaldare. Il dislocatore con il vetro a vista così serve per vedere proprio il funzionamento, è didattico, ma in realtà non è l'ideale perché la conducibilità del vetro è veramente scarsa. Però abbiamo visto che funzionano anche questi. E adesso lasciamo scaldare, ci vuole il suo tempo perché si scaldi tutto il vetro, perché il calore arrivi all'interno e sia pronto per andare, perché per ora, come vedete, non fa ancora niente, perciò aspettiamo un pochino. Allora vi faccio vedere una cosa: danno anche i pezzi di ricambio, il pistone e il cilindro. Vedete che il pistone è grafitato per scorrere bene, non fare attrito, e l'ambiente del dislocatore, dove sta dentro il dislocatore, la testa calda del motore. Proviamo se già... Ecco,
Guardate come sale di velocità, sta andando a regime. Ora proviamo a collegare questa lampadina che forniscono. Vediamo un attimo. Allora, il più dovrebbe essere di qua, attacchiamo il meno. Sentite come si fa tirare. Ecco, sentite che sforza. Facciamo andare di nuovo su di giri. Qua abbiamo l'illuminazione dello stesso motore. A differenza del mio, questo lavora a una velocità molto elevata con una coppia piccola, quello che avete visto in un video che avevamo fatto, e in quello là il bulbo dove sta il dislocatore, la parte calda, e praticamente il tubo di acciaio inox in fondo. Ho fatto una coppa di rame che è un buon conduttore di calore, e la parte questa invece che essere raffreddata d'aria è raffreddata d'acqua, con l'impianto con una pompa di circolazione. Qua è piccolino ma è carinissimo, è veramente carino. Andiamo un po' a togliere la lampada. Sentite che velocità che prende. È strano questo LED che cambia continuamente colore, non ne ho mai visti. È un pezzo lavorato con precisione. Come vedete la superficie è lucente, anche questo pezzo qua è tutto unito, è tutto in alluminio, e anche quindi è leggero, è molto leggero. Sotto ci sono le viti che tengono fermi i vari pezzi. Adesso ho fatto raffreddare tutto perché la fiamma andava via. Ecco, riprende, perché alzandolo la fiamma si spostava con l'aria. Io consiglio di dare una micro quantità di olio, se comprate una cosa del genere, in questi perni. Non date olio qua nel cilindro perché deve essere assolutamente asciutto, perché sennò fa attrito e porterebbe via la grafite. Ecco che si è ripreso. Allora abbiamo fatti funzionare come combustibile, abbiamo usato bioetanolo, questo praticamente alcol etilico che viene usato per le stufette ad alcol, a bioetanolo, e si può usare anche alcol etilico denaturato comune del supermercato. Questo qua l'abbiamo fatto funzionare con quel tipo di alcol. Allora, le differenze sono: questo è molto bello perché si comprende il funzionamento, si vede il dislocatore che ho spiegato prima, il cilindro, il pistone motore, poi, ed è una lavorazione, come ho detto, in alluminio, bellissima. Abbiamo questo che è più economico, sono pezzi fusi, mentre questo è lavorato dal pieno, sono pezzi fusi, e quello da montare questo. Poi abbiamo questo qua che è il più potente, è molto più compresso perché fa più sforzo, perché sono due sistemi in tandem, e ha un costo medio, ed è, diciamo, forse quello che dà più soddisfazione perché è anche molto elaborato con questi due cilindri in tandem. Allora, adesso vi spiego un'altra cosa. La camera calda, questa qua, dove l'aria va a scaldarsi, in questo caso è fatta di vetro Pirex. Il vetro in generale, ha una bassa conducibilità termica, perciò non riesce a prendere molto del calore che viene dato dalla fiamma, se ne va via gran parte. Però ha un vantaggio che il calore non va
Allora, in un senso quello che serve al motore praticamente deve attraversare lo spessore del vetro, quello che invece fa male è quello che va longitudinalmente al vetro e va a scaricarsi qua, che è la parte fredda, che deve rimanere fredda, perlomeno tiepida. Quindi il vetro, questi due, ha un vantaggio e uno svantaggio. Questo qua è in acciaio inossidabile, è piuttosto spesso, capito dal funzionamento, quindi sì, molto calore entra dentro, ma molto va a scaricarsi qua nella parte fredda, asportandolo di qua e scaldando questa. Questo è il più bello come, diciamo, perché ha queste camere del dislocatore, questa è spessa, si sente, di acciaio inox molto molto sottile, quindi abbiamo il calore che attraversa benissimo il metallo e viene portato dentro, e fatica a camminare e andare nella parte fredda perché essendo sottile ha questo vantaggio qua. Poi vi faccio vedere un motore Stirling che avrete già visto. Allora, se vi interessa vederlo, l'avevo costruito io. Questo molti di voi l'avranno visto, è stato costruito da noi tanti anni fa. È uno Stirling grosso, molto grosso, e compare nei video 047, 049, 488 e 491. Se volete vedere questi video c'è in funzione, abbiamo anche rifatto il pistone in un video e una revisione in un altro, eccetera eccetera. L'abbiamo fatto funzionare con questo generatorino e accendeva una striscia LED. C'è una differenza diciamo di composizione di struttura. Come vi ho spiegato prima nella spiegazione, devono essere sfasati di 90 gradi i due sistemi mobili, infatti qua c'è un'unica manovella e sono disposti a 90 gradi. In questo qua, per ottenere lo sfasamento di 90 gradi, invece ho messo tutte e due nello stesso senso le bielle, però qua abbiamo la manovella e qua abbiamo un eccentrico che sono sfasati di 90 gradi, ottenendo lo stesso risultato. Molti ci hanno chiesto se lo vendevamo, altri hanno chiesto se potevamo riprodurne un altro per loro. Alcuni hanno chiesto solo i disegni, ma tutte queste cose, riprodurre una cosa così, ma solamente che smontarlo tutto, prendere tutte le misure, perché i miei disegni originali sono ormai spariti, prendere tutte le misure, ricreare i disegni, poi metterli in AutoCAD e tutto, è un lavoro che occuperebbe 5 giorni, una settimana lavorativa. E in più riprodurre questi pezzi CNC poi c'è una struttura, sarebbe costosissimo, veramente estremamente costoso. Perciò chi è interessato vuol divertirsi con lo Stirling, perché poi alla fine anche questo di queste dimensioni sono tutti giocattoli, può acquistare questi modelli qua. Se qualcuno è interessato ad acquistare uno di questi motorini qua, può andare a cercare nella descrizione del video, dove c'è il link per questi motori e c'è anche un codice sconto che troverete che si chiama Chaos. Con questo codice sconto potrete acquistarli col 14% di sconto. Poi se tanto date un'occhiata al catalogo, c'è da perdersi veramente, perché io non sono riuscito a vederlo tutto. Ci sono motori Stirling, motori a scoppio 4 tempi, anche a più cilindri, bellissimi, chiaramente hanno dei costi superiori a questi e sono talmente belli che vi perdete a guardarlo. E noi tendiamo ad averne uno, tra l'altro, un motore monocilindrico molto semplice, 4 tempi, raffreddato ad acqua con circolazione d'acqua e a cilindro orizzontale come quelli antichi, praticamente un motore stazionario. E quando lo avremo
faremo tanti video su questo motore, modifiche, perché permette di fare tante cose, modifiche e anche modi di alimentarlo con gas, con combustibili vari, perché è un motore che può reggere queste cose. Potremo anche farvi vedere cose interessanti, la produzione di gas che fa andare un motore. E pensavo anche di costruire una dinamo in stile, perché è un motore in stile antico, molto vintage, e costruire una dinamo in stile e fare un po' di cose. Quindi un giorno vedrete anche questo. A questo punto vi salutiamo, vi ringraziamo perché avete seguito questo video. A me piacciono questi oggetti qua da matti. Bella ragazzi! Bella ragazzi!